Quante mogli poteva avere un re nel Medioevo? La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare. Dietro le porte dei castelli si nascondeva un mondo complesso, regolato da norme religiose, esigenze dinastiche, consuetudini locali e giochi di potere tanto intricati quanto affascinanti. Oggi entriamo nelle corti medievali per scoprire la verità dietro queste alleanze. Nell'Europa cristiana medievale, il concetto ufficiale di matrimonio era regolato dalla Chiesa cattolica. Le regole erano chiare: un uomo, anche se re, poteva sposare una sola donna alla volta e il legame era indissolubile. Il divorzio era praticamente impossibile, salvo rare eccezioni approvate direttamente dal Papa. Tuttavia, la realtà politica e dinastica spesso forzava queste regole. La morte prematura di una regina, evento tutt'altro che raro, soprattutto per le complicazioni del parto, obbligava il sovrano a risposarsi per garantire la continuità della dinastia. Così, pur nel rispetto della monogamia imposta dalla Chiesa, molti re arrivavano ad avere 2 o 3 mogli nel corso della loro vita. Ma non tutti i sovrani si limitavano a rispettare la norma religiosa. Alcuni agivano in modo del tutto autonomo, forzando o addirittura ignorando le restrizioni canoniche. L'esempio più noto è quello di Enrico VIII d'Inghilterra, il quale ebbe 6 mogli. Per ottenere il divorzio dalla prima consorte, Caterina d'Aragona, sfidò apertamente l'autorità del Papa e dette origine alla riforma anglicana, creando una nuova Chiesa nazionale che lo svincolasse dal controllo di Roma. Tuttavia, la sua ossessione per un erede maschio e i fallimenti delle sue unioni portarono a decisioni estreme. Fece giustiziare 2 delle sue mogli, Anna Bolena e Catherine Howard, accusate rispettivamente di adulterio e tradimento, anche se gli storici dibattono ancora sull'effettiva fondatezza delle accuse. Il suo regno divenne così il simbolo di come il potere assoluto potesse travolgere anche i legami matrimoniali più sacri. Il caso di Enrico rimane eccezionale, ma rivela chiaramente come il potere, quando necessario, potesse piegare anche le leggi religiose più rigide. Ti sta piacendo questo viaggio tra le verità nascoste delle corti medievali? Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Diversa era la situazione nei territori islamici, dove la legge coranica autorizzava un uomo a prendere fino a 4 mogli legittime, a cui si aggiungevano concubine non soggette a limiti numerici. Nei palazzi dei sultani ottomani, gli harem erano istituzioni vere e proprie, con regole interne, gerarchie precise e funzioni politiche. Si racconta che il sultano Ibrahim I abbia avuto oltre 200 concubine. Nell'impero mongolo, la poligamia era ancora più diffusa. Gengis Khan, secondo ricerche genetiche moderne, potrebbe aver avuto così tanti discendenti da essere l'antenato diretto di milioni di persone ancora oggi. In queste società, la quantità di mogli e figli era direttamente proporzionale al potere e alla ricchezza del sovrano. Anche in Europa, al di fuori della Chiesa, esistevano tradizioni differenti. I sovrani norreni, ad esempio, praticavano forme di unione dette matrimoni di mano, non riconosciute dalla Chiesa ma valide nel loro contesto culturale. Queste unioni, pur non sacramentali, avevano un peso giuridico e sociale. Spesso un re manteneva una moglie ufficiale e altre compagne non legittime, il cui status era ambiguo ma tollerato. Un elemento fondamentale che influenzava il numero di mogli era la mortalità femminile. Le regine spesso morivano giovani, in particolare durante il parto, e i re erano costretti a risposarsi più volte per generare eredi. La produzione di figli maschi era un obiettivo primario. Senza un erede, il trono rischiava di cadere in mani estranee o di scatenare guerre di successione. Alcuni re, come Edoardo I d'Inghilterra, ebbero oltre 10 figli legittimi. Altri, come Alfonso XI di Castiglia, riconobbero anche figli avuti da concubine, talvolta più numerosi degli eredi ufficiali. Il matrimonio regale era uno strumento di diplomazia. Un'unione ben calcolata poteva garantire la pace tra regni, rafforzare alleanze, aprire nuovi commerci o assicurare territori. Le famiglie delle future regine offrivano doti imponenti,
spesso composte da oro, gioielli, castelli o diritti su intere province. Una principessa portava con sé non solo la speranza di figli, ma un patrimonio politico e materiale che poteva modificare l'equilibrio di potere europeo. Le figlie delle famiglie nobili venivano istruite fin da bambine per diventare regine. Studiavano lingue, musica, comportamento di corte e venivano educate a gestire un palazzo, ricevere ambasciatori, organizzare cerimonie. Le più abili guadagnavano prestigio, le più fertili diventavano fondamentali. Prima del matrimonio erano sottoposte a controlli medici per verificare lo stato di salute e la capacità di procreare. Non era raro che anche la madre o le sorelle fossero valutate per comprendere la fertilità della famiglia. L'unione tra due casati era dunque preceduta da una vera e propria ispezione dinastica. Le spose erano spesso molto giovani. In molte corti, una ragazza di 12 o 13 anni poteva già essere data in moglie, mentre il re poteva avere 30, 40 o più anni. La differenza di età non era vista come un problema, bensì come un vantaggio. Più anni a disposizione significavano più possibilità di generare eredi. Il vincolo religioso giocava un ruolo decisivo nella scelta della moglie. Un re cattolico doveva sposare una cattolica e viceversa per i protestanti. Talvolta avvenivano conversioni religiose per facilitare l'unione, ma erano rare e spesso frutto di trattative complesse. Il numero dei figli nelle famiglie reali era molto elevato. A differenza dei contadini, che potevano contare su 5 o 6 figli, una coppia reale cercava di averne il doppio. Le condizioni mediche erano rudimentali e la mortalità infantile altissima. Circa un terzo dei bambini moriva entro i primi 5 anni. Per questo i re volevano più figli possibile, soprattutto maschi. Tuttavia, un numero eccessivo di eredi maschi portava a rivalità, faide familiari e a volte vere e proprie guerre tra fratelli. Alcuni principi si eliminarono a vicenda per ottenere il trono. Le figlie, invece, venivano usate come pedine diplomatiche, erano promesse in matrimonio già da bambine, spesso a principi stranieri o nobili alleati. Le mogli del re vivevano in ambienti distinti. La regina ufficiale risiedeva nel palazzo principale, in appartamenti sontuosi, con personale proprio e accesso diretto alle stanze del re. Le consorti minori, o quelle cadute in disgrazia, venivano trasferite in residenze secondarie, lontano dalla corte. Alcune finivano in conventi, dove mantenevano un certo livello di comfort, ma senza più alcuna influenza politica. Nei casi più estremi, una moglie scomoda veniva esiliata in castelli isolati, lontani dal potere. In Oriente, ogni moglie poteva avere un proprio edificio, un piccolo palazzo dentro il palazzo stesso, organizzato in modo da evitare incontri indesiderati tra rivali. Ti sta sorprendendo quanto fosse complesso il mondo dei re medievali? Iscriviti al canale e scrivi nei commenti cosa ti ha colpito di più. Nonostante il matrimonio, i re spesso mantenevano relazioni con altre donne. Le favorite del re potevano ottenere titoli, terre e potere. In alcune corti, la figura dell'amante ufficiale era accettata e persino regolamentata. A volte era la stessa regina a tollerare o scegliere la favorita del marito, pur di mantenere il controllo sulla situazione. Alcune di queste donne esercitavano più influenza politica della regina stessa. Altre provenivano da famiglie nobili che avevano piazzato le figlie alla corte con l'unico scopo di ottenere un vantaggio attraverso l'attenzione del sovrano. In molte corti, le rivalità tra regina, amanti e consorti minori generavano tensioni fortissime. La corte diventava un campo di battaglia silenzioso, dove si giocavano giochi di potere, alleanze, tradimenti. La madre del figlio primogenito acquisiva un potere crescente, perché poteva sperare di diventare regina madre, una figura rispettata anche dai futuri re. Le mogli che sopravvivevano al re, soprattutto se avevano dato alla luce eredi, potevano trasformarsi in vere e proprie reggenti o consiglieri politici. I re medievali non sceglievano le proprie mogli per amore, ma per sopravvivere, per governare, per garantire stabilità alla loro dinastia. Eppure,
Proprio in queste unioni politiche, in queste scelte obbligate, si celano le vere trame del potere medievale. E con questo sguardo sulle unioni del potere, ci vediamo nel prossimo episodio di Storie di vita medievale.